Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono qui per presentarvi il nuovissimo AlphaWise Tab. Si tratta di un tablet da 7.9 pollici, una misura che si sta un po' perdendo nell'ultimo periodo ma che io personalmente adoro e che è disponibile su Gearbest, link qui sotto in descrizione, ad un prezzo veramente bassissimo, meno di 150 euro. Questo marchio AlphaWise tratta unicamente l'elettronica sulla falsariga della Xiaomi ed è in continua espansione. Andiamo a vedere più nel dettaglio questo bel tablettino da 7.9 pollici, vediamo un po' la scatola bianca, molto bella, elegante. L'unica colorazione disponibile è bianco oro. Io non amo troppo il colore oro, ma qui non è troppo marcato, troppo forte, invadente, quindi è abbastanza godibile. Scatola bianca su tutti i lati, ci sono un po' di loghi AlphaWise. Qui c'è un'etichetta con le varie caratteristiche del tablet. Processore quad core da 2 GHz, display retina 7.9 pollici, risoluzione pensate 2K, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna non espandibile, dual band Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz, dual camera, made in China. Insomma, un display 2K, 64 GB di memoria interna e tanto altro a meno di 150 euro. Procediamo con l'unboxing, apertura classica, guardate quanto è bello. Formato 4/3 come l'iPad mini, formato che io preferisco, molto più utilizzabile rispetto a un 16 noni, un 16 decimi. È un 7.9 pollici, come già detto, sta perfettamente in una mano ed è il formato che io preferisco per un tablet. Né troppo piccolo né troppo grande, lo mettete praticamente in una borsetta, in tasca insieme ad altre cose ed è praticamente grande quanto un'agenda. Guardate, mettiamola a paragone, ed è questo che io preferisco nei tablet: portabilità e produttività. Andiamo a vederlo un po' da vicino. Qui in alto abbiamo la camera frontale, qualche sensore, tasti qui sotto. Sulla parte sinistra non c'è praticamente nulla. Sulla parte inferiore abbiamo la doppia cassa, quindi stereo, audio molto alto e pulito, entrata USB tipo C per la ricarica e il trasferimento dati. Sulla parte superiore abbiamo l'entrata per il jack delle cuffie e il tasto d'accensione, mentre sulla parte destra abbiamo i due tasti per alzare e abbassare il volume, non c'è nient'altro. Sulla parte posteriore, guardate che bella colorazione, non troppo forte, abbiamo la fotocamera non dotata di flash ma dotata di autofocus, fotocamera da 8 megapixel, quella davanti è da 5 megapixel. Ok, costa 150 euro, quindi ci sono alcune mancanze: manca il flash, manca il lettore di impronte digitali e manca anche la possibilità di inserire una SIM o una micro SD di espansione. Però, considerando che ha ben 64 GB di memoria interna e che è un tablet e che quindi non lo useremo così tanto come uno smartphone, sono difetti comunque abbastanza trascurabili. Vediamo intanto che altro abbiamo nella confezione. Manuale di istruzioni in inglese, chiamarlo manuale è un po' tanto, sono queste due pagine. Cavo USB tipo C, cavo molto spesso, molto solido, molto robusto. Carica batterie da 2 ampere con presa italiana, fantastico, non servono adattatori. Poi nella scatola non c'è praticamente nient'altro, c'è il minimo indispensabile. Torniamo ora al tablet e accendiamolo. La parte posteriore, dimenticavo di dire, è in alluminio, molto resistente, così come anche il vetro anteriore che resiste molto bene. Ci sono anche delle custodie protettive, ve le linko anch'esse qui sotto in descrizione. Lo spessore è di appena 7 mm, quindi sottilissimo. Esteticamente, l'avete capito, ricorda tantissimo l'iPad mini. Purtroppo l'iPad mini non lo stanno più sviluppando così tanto in casa Apple, dovrebbe essere fermo al 2015. Un'altra caratteristica fantastica di questo tablet è che monta Android 6.0 in versione stock, pura, chiamatela come volete. Insomma, non abbiamo nessuna applicazione preinstallata a parte quelle base di gestione Android. Abbiamo ben 54 GB di memoria interna disponibile sin da subito per archiviare qualsiasi cosa vogliate. Come vedete, io ho già preinstallato applicazioni, giochi, tantissime cose e ho occupato meno del 30% della memoria totale. Dall'alto verso il basso con uno swipe abbiamo
la barra delle notifiche, andiamo a rimuoverle, è molto reattivo, display touch bellissimo. Allora, possibilità di attivare la wifi, connettiamoci, Bluetooth, modalità aereo, rotazione automatica, GPS, trasmissione video su un altro monitor, ed ecco che stanno arrivando tutte le notifiche. Andiamo a toglierle. Ciao chiunque sia tu. La luminosità massima è davvero molto alta, però io la abbasserò un po', altrimenti non vedete nulla. L'angolo di visuale è fantastico, come ogni buon retina display che si rispetti. Io preferisco il retina display all'AMOLED perché trovo questi colori più veri, più caldi rispetto alla freddezza di un AMOLED, ma questi comunque sono pareri personali. Abbiamo la fotocamera posteriore da 8 megapixel di buona qualità. Certo, non è uno smartphone di fascia alta, ma comunque si riescono a fare belli scatti. La fotocamera anteriore invece, come vedete in questa foto, non è granché, però per videochiamate Skype va benissimo. Proviamo anche la navigazione web sul mio sito TechBest Deals, è davvero rapidissimo sia nel caricare, nello scrolling. Proviamo anche lo zoom tramite i due ditini, insomma molto reattivo. Per lavorare è un dispositivo ottimo secondo me, anche grazie alla batteria da ben 6200 mAh se non sbaglio. Io ci faccio tranquillamente 2-3 giorni di lavoro. Comunque non viene dimenticato anche l'ambito gaming. Vi faccio vedere un gioco a caso, proviamo Real Racing. Abbiamo una CPU quad core con un chip grafico dedicato e le prestazioni sono molto buone rapportandole al prezzo. Che piacere rivederti, grazie, però io voglio fare una gara se permetti. Guardate com'è nitido il display. Ragazzi, perdonatemi, è la prima volta che recensisco un prodotto di telefonia, però ho voluto iniziare con questo dispositivo che secondo me è abbastanza interessante per quello che costa. Ed eccoci finalmente pronti a iniziare questa gara. Approfittiamone anche per sentire l'audio al massimo del volume. Ok. E questa recensione si trasforma ufficialmente in un unboxing. L'arte del sorpasso, pure sbloccato un obiettivo. Comunque nessuna incertezza, davvero molto fluido, bellissima grafica, audio molto alto, però comunque una buona qualità anche dell'audio. Proviamo a sentire anche un audio al massimo volume. Le conclusioni sull'audio fatele voi, secondo me è pulito e abbastanza godibile. Continuano ad arrivarmi notifiche da Stefania. Concludiamo dicendo che questo piccolo tablet va benissimo anche con applicazioni per droni come DJI Go 4 e MyDrone, quindi nessun problema se volete usarlo per qualche drone. Ok amici, direi che questo può essere tutto dall'AlphaWise Tab. Se avete qualche domanda su questo dispositivo chiedete pure qui sotto nei commenti e io sarò felice di rispondervi. Se volete comprarlo il link è in descrizione, il prezzo attuale è poco meno di 150 euro. Vi ricordo che sempre in descrizione trovate il link per entrare nel mio canale Telegram dedicato alle offerte dal mondo della tecnologia, droni, smartphone, tablet, smartwatch e tantissima altra roba, anche roba inutile, lo ammetto. Comunque sia ragazzi, se avete delle domande chiedete pure, tanti bei like, commentate e condividete il video a tutti i vostri amici. Dall'AlphaWise Tab e da Michele questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao belli!